Ciao ragazzi, e come sempre eccoci qua. Oggi siamo qua da GBD, Gianfranco De Battisti, Ciao a tutti. professionista numero uno specializzato nelle sospensioni. Abbiamo qua, gli ho portato qua un paio di cove a far revisionare le sospensioni. Come avete capito, oggi parleremo di questo. È un tema abbastanza caldo, lo vedete anche in chat, che se ne parla molto. Perché revisionare le sospensioni? Partiamo dal primo punto. Le sospensioni della Cove vanno bene, ma se si vuole un qualcosa in più o si vuole essere sicuri per il tempo, fargli una revisione che è un costo anche limitato, visto che le sospensioni sono ottime, non c'è da cambiare cartucce, non c'è da cambiare nulla, c'è solo da fare alcuni piccoli accorgimenti. Questi accorgimenti vi permettono di far lavorare in modo corretto, preciso, la vostra moto. Originale, molti non se ne accorgono, ma magari chi ha un pelo un po' più di praticità nel fuoristrada se ne accorge di queste cose, ma anche chi non se ne accorge, se la sospensione lavora meglio è tutto di guadagnato. Cove fa delle ottime sospensioni di base. Questi piccoli accorgimenti che fra l'altro potrebbero essere fatti anche su altre marche, perché questo noi lo facciamo perché apriamo e andiamo a verificare e andiamo a preparare la moto per gare o per far sì che vada in modo corretto. Quindi non è una prerogativa di Cove, tutte le moto sono così, ma qua siccome si vuole lavorare correttamente e io voglio darvi dei consigli in modo che voi abbiate la moto a posto per tanto tempo, e visto che sono accorgimenti poco onerosi, secondo me è molto utile, specialmente in una moto come questa, ovvero da rally, da fuoristrada, sono molto importanti. Adesso, dopo questa premessa, lascio un attimo la parola a Gianfranco, che gli ho fatto revisionare una moto, adesso ne lascio giù un'altra, ma vista questa occasione vi farà vedere le differenze che c'è tra un originale che è questa parte e invece aftermarket Showa SKF che è questa. Adesso Gianfranco vi farà vedere e vi spiegherà tecnicamente cos'è questa differenza. Vai Gianfranco. Grazie Diego della premessa, grazie della presentazione e grazie anche della fiducia che hai messo nella mia attività. Allora, parliamo inizialmente della componentistica Cove. Non diciamo che è una componentistica di scarsa qualità, ma non è così performante come la componentistica Showa originale o SKF. Allora, le principali differenze che noi abbiamo messo qua sono quelle che si fanno su un primo step migliorativo, sia dal punto di vista amatoriale che dal punto di vista di chi approccia a fare i primi rally, il primo fuoristrada e che vuole una moto, diciamo, un po' più sostenuta nell'ambito off-road e se va a montare anche della componentistica come per esempio una torretta più pesante e soprattutto se va in giro a pieno carico di benzina, perché 3 serbatoi è un bel peso. 32 litri di benzina. Perfetto, allora partiamo da quello che sono le componentistiche interne delle forcelle. Ora, la forcella abbiamo detto che perché abbiamo citato Showa? Perché la forcella è una Yuan, ma fondamentalmente è una bellissima copia delle Showa. Grazie appunto a questo ottimo lavoro, diciamo così, possiamo montare della componentistica migliorativa. Allora, queste sono le boccole, questa va nel fodero e questa va nello stelo,
e scorrono una dentro l'altra ed è il principale componente che fa la scorrevolezza delle nostre sospensioni. Queste, diciamo così, originali sono buone, ma sono un po' legnose come scorrevolezza e sono poco durature. Ecco, nei nostri test di Diego e altre persone che sono venute da noi a fare le sospensioni abbiamo visto che durano un po' pochino, ecco, per l'uso off-road stiamo parlando. Infatti, per avvallare questa logica, tanti che utilizzano la moto, anzi ragazzi, devo fare una cosa, aspettate un attimo, mi stavo dimenticando. Tanti utilizzano la moto e la sentono dura, la sentono sostenuta. Questo sostegno non è dato tanto dalle sospensioni, ma appunto da una scorrevolezza non proprio lineare. Infatti io quando vado a far revisionare, addirittura metto delle molle un po' più, invece che le 5.2, le 5.4, almeno una da 5.4, perché se no sono troppo morbide, perché acquistano una grande scorrevolezza, che è la cosa fondamentale, certo, ma ho sostegno. Esatto. Ecco, la scorrevolezza diciamo è quella che ci dà proprio la prima sensibilità proprio sul manubrio durante la guida. Ecco, queste, come vediamo, sono di un altro colore, non so se si vede in camera, sono di un altro colore, sono di grafite, sono grigie e grigio-nere, e queste qui vengono anche trattate da noi per aumentare notevolmente la scorrevolezza, perché togliamo le bave, diciamo, di costruzione e lisciamo anche la superficie, però già standard queste sono ottime. Secondo componente della forcella che andiamo a trattare in questo primo step sono i paraoli. Allora, paraolio e parapolvere. Parapolvere ha la funzione, diciamo, di non far entrare lo sporco all'interno del paraolio, quindi all'interno della forcella. Il paraolio è quello che fa la tenuta vera e propria dell'olio all'interno della forcella. Allora, questi due componenti, se sono di scarsa qualità, fa sì che le nostre forcelle avranno bisogno di manutenzione precoce perché iniziano a perdere. Ma non solo, perché se vi perde il lato del disco, voi per tutto il giorno non frenerete perché si bagnano le pastiglie e poi lì è un disastro. Noi in questo caso le abbiamo sostituite a Diego e anche ad altri piloti con questi che sono SKF, che è anche un nostro partner della nostra attività. Che dire, sono il paraolio doppio labbro studiato anche questo per fare un'ottima tenuta e garantire comunque la scorrevolezza, altrimenti andiamo a perdere il beneficio delle boccole. E il parapolvere, anche questo migliorativo, con una molla morbida per garantirci la scorrevolezza, ma il labbro che pulisce bene lo stelo dalla polvere, dal terra, dal fango, eccetera. Poi qua si aprirà un capitolo anche su calze, mud scraper. Ma non mettiamo troppa carne al fuoco, rimaniamo sulla base che è quello che serve alla maggior parte, esatto, dalla maggior parte dei nostri amici, degli utenti della chat. Ultimo, ma non meno importante, la molla. La molla è l'ultimo componente della forcella che andiamo a sostituire. Ecco, come dice Diego, lui ne ha sostituita una sola e l'ha messa da 5.4 anziché da 5.2 che sono queste standard, e si possono sostituire anche tutte e due da 5.4, poi dipende uno da che utilizzo ne fa. Se uno vuole una moto particolarmente sostenuta, anche data dal peso del pilota magari, piuttosto che dalla strumentazione che monta, eccetera, le molle vanno inserite quelle della idonee. Esatto, quelle della durezza giusta. Passando invece al monoammortizzatore, anche quello super prodotto, anche il mono, sempre di marca Yuan, sempre copiato fedelmente da Showa, quindi anche lì non ci si trova mai in difficoltà con i ricambi perché si possono montare tutti questi Showa. Cosa molto importante. Ecco, qui l'unica cosa che abbiamo visto essere, diciamo così, un po' carente, esatto, debole, è il bladder. Il bladder è questo componente che sostanzialmente separa il gas, che sta qua all'interno e viene caricato dall'esterno, dall'olio che fa parte di tutto, cioè è in tutto il resto del mono.
Questo è quello che monta standard la Cove, infatti si vede che da una moto nuova come questa, che non ha abbiamo mai fatto, girato, che non ha mai girato, tra girato, l'altro, mai. si è già gonfiato come un palloncino e in più lo spessore della gomma è molto sottile. Questo è quello originale, diciamo, Showa, hanno dimensioni un po' differenti, lo spessore della gomma è maggiore e ci permette di fare la tenuta del gas in modo ottimale. In modo ottimale, esatto, e ci garantisce la tenuta. Bene, per il resto sul mono abbiamo apportato le modifiche di taratura, così come sulle forcelle, in questo caso per le esigenze di Diego, per l'utilizzo che ne fa lui e il suo peso, e queste, cioè le tarature, le molle, così sono un mondo che personale, si apre. Sono tutti aspetti personali. Esatto, personalizzati. Che mi interessava era farvi capire, ragazzi, che con poco, e specialmente non è per un uso o in gara o non in gara, ma se uno vuole assicurarsi una ottima tenuta in fuoristrada, quindi aumentare, avere una sensibilità, aumentare la scorrevolezza, avere la forcella meno legnosa, tante volte voi la sentite sostenuta, ma è perché è abbastanza legnosa. In questo modo invece con questi componenti e con poco andate a portare la vostra moto in assetto perfetto, è uno step in più. Ribadisco, questo qua non è una prerogativa della Cove, ma è prerogativa di tutte le moto. È che utilizzando, essendo una Cove, una moto da rally, e molti di voi la utilizzano magari non per rally ma per fare adventuring, che è la stessa cosa ma cambiano le velocità, ma guidare bene e guidare male, se uno può preferire con una spesa limitata, guidare bene secondo me è meglio e ci fa divertire di e più. ci fa divertire e non ci fa andare per terra. Esatto. Non ci fa andare per terra, Che è importantissimo. Quindi adesso chiudiamo. Spero che abbiate capito bene, e se non avete capito bene, come sempre sono sulla chat, mandate messaggi, vedrete che io o altri utenti esperti vi daranno una mano e vi accompagneranno a preparare e calzarvi la moto addosso. Quindi ragazzi, per oggi abbiamo finito. Io vi saluto, Gianfranco. Vi saluto anch'io, spero di esservi stato d'aiuto e che dire. Buona serata. Ciao. Ciao a tutti.